Ciao amici, benvenuti a Tutto Sport. Oggi la settima puntata di A Tutto Sport. Come ogni giorno, Guido Roberti, Michele Bertocchi e también sumare Alessia, gran lavoro di Alessia, di Daniele, il saluto di Ramon Toni per tutti voi di accompagnarmi in A Tutto Sport. Complimenti Ramon, perché io avevo perso il conto delle puntate già, quindi sono contento che hai ricordato che è la settima settima, puntata, io ho già perso il conto. sì. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao Ciao, a Michele, tutti, tutto ciao. bene? Tutto bene? Bueno, Bene. cominciamo. Cominciamo, non manca Hai hai molti... un menù ricchissimo, Ah, sì, pallacanestro, pallamano, triestina, campioni triestini, barcolana. molta attività. Vediamo, ah? Questa settimana è andata bene perché la Scusa, io il pareggio della Triestina. Quella, no? quindi se c'era vittoria c'era la ciliegina sulla torta, ma ci accontentiamo della torta. Vai con l'editoriale del padrone di casa, direi. A questa punta, no? Grazie amici. Allora, partiamo con la vittoria della Pallamano, terza vittoria consecutiva, un 33-19. Andiamo con la grande vittoria in trasferta del Basket Trieste, con la grande vittoria 92-83. Altra vittoria della primavera triestina, che anche senza il mister Marino riesce, diciamo, a consolidare il primato. Under 17 2-1, Under 15 pareggio 2-2, e dopo una sconfitta, ma il campionato è lungo, dell'Under 14. E la femminile, grande risultato 9-0. Sapete che noi come Capriccio abbiamo sempre seguito la femminile, quindi bravissime ragazze e avanti così. Adesso ti lascio la parola a te. Noi dobbiamo parlare questa settimana, no? La Barcolana qua a Trieste ha cominciato venerdì, finisce la prossima domenica 13, che è la prova principale, tutta la regata. Molte attività, il clima è stato così, ma... Ho visto che tu eri sempre al villaggio Barcolana. Oggi sì, fai una tappa, no? Ho el acredito de stampa, sto lavorando un po' con la Barcolana e aspettando la domenica che è la prova Pufo. Beh, ti sei accorto che qua a Trieste è un evento catalizzatore, prende tutte le persone, unisce tutti, ricchi, poveri, tutte le etnie, è una festa straordinaria. Aspettiamo l'esito della Barcolana la prossima domenica. Hai le previsioni del meteo? Perché Sì, le previsioni? Sì, incrociamo, ma più o meno così. Dovrebbe essere pioggia. Bora ancora no, non dovrebbe molto. esserci. Lui l'esperto di mare in realtà è Michele qui, no? Noi abbiamo come Lega Navale di Trieste, la sezione di Trieste, abbiamo una bellissima regata, la regata armatori della Lega Navale, cui partecipano tutti i soci della Lega Navale che vengono con imbarcazioni, quindi da Ravenna, da Grado, a Monfalcone, da tutte le nord solitamente parte Adriatico, e quindi di solito sono circa quelle 70-80 barche, quindi però c'è un po' di burino, vediamo come che andrà a finire. Noi parteciperemo, quindi vi saprò dire la prossima puntata. Bueno, ya Michele ha hablado de Paracanestro, el triunfo, ¿no? La vittoria. Beh, ¿Qué puoi dirmi del Paracanestro? Beh, possiamo dire che era 20 anni che Trieste non era prima in classifica. Va bene, sarà la seconda giornata, va bene che magari girava tutto bene in queste settimane, però Trieste è prima in classifica. Abbiamo battuto Milano e abbiamo battuto Napoli, che sul suo campo non è mai facile, sia a livello ambientale, e poi posso dire c'era anche uno zoccolo duro, una vecchia guardia della Pallacanestro Trieste che in Campania aveva brutti ricordi. Noi siamo retrocessi, ricorderete, a Scafati, lì vicino, a Napoli anche qualche delusione, quindi c'era questa voglia di vendetta autentica. Oggi Trieste prima in classifica, non capitava dalla squadra d'inizio millennio, e continuo a dire ai microfoni A Tutto Sport che questa squadra ha tutte le carte in regola per andare ai playoff. Quindi al di là di quelle che sono le scaramanzie, vediamo che state facendo anche gesti scaramantici, ma le ho fatte io, le ha fatte anche il boss, ma secondo me questa squadra può andare ai playoff perché ha diverse soluzioni. Ha un parco americano importante, ha un parco italiani, comunitari
importante, quindi queste 2 vittorie contro Milano e Napoli non sono assolutamente frutto del caso. E un plauso va fatto anche a Jemion Christian, perché l'abbiamo criticato tutti, praticamente tutti, l'anno scorso, invece il coach ha messo su una bella squadra che è anche bella Sì, da sì, vedere. anche. Per le squadre, le primi passi sotto buoni, e sigue Ma la non marcia, abbiamo no? Sì, ancora Reyes, comunque non è ancora entrato ma con degli De disponibili. Angelis, Bossi, quindi Infatti, no, quindi il infatti, campionato è lungo e abbiamo ancora delle pedine importanti assolutamente. da far Non so sfruttare. se prima di parlare già della Triestina, del tema Triestina, agradecer y ringraziare a nuestros sostenitori, Come no? Villacher, che già è la seconda settimana con noi, la pizzeria Donna Amalia, e oggi comincia uno nuevo que es Barbecue, ristorante típico venezolano que está en vía Valdirivo 42 o 42 del amico Jesús Carvajal, que ha sido incluso atleta de esgrima, no sé cómo se diga en italiano, de espada. La scherma, la scherma. Esgrima è la selezione di Venezuela, solo che già molti anni aquí acá a Trieste, así que ringraziarle per sostenere este proyecto de Tutto Sport. Grazie, grazie, grazie. Ringraziamo naturalmente per la fiducia, è bello vedere come siamo riusciti a creare questa connessione tra il Sud America grazie a Ramon, che viene da un paese peraltro bellissimo. Il Venezuela è un paese che ha, assieme al Brasile, la più alta biodiversità nel pianeta, un paese pieno di gente veramente col sorriso, tanta natura, che vive un momento difficile, quindi con Ramon è venuta fuori e con Michele questa bellissima idea e quindi portiamo anche i protagonisti. L'unica cosa che so, sostenitori fanno venire fame, questo è poco ma sicuro, i sostenitori fanno venire fame, però vabbè, questa è un'altra cosa. Fame e sete. E anche se, e anche se. Faremo- Vittoria rinviata all'editoriale della Allora, Gazzetta del Calcio. della Gazzetta, questa sì. settimana siamo andati, cioè devo ringraziare i nostri soci che stanno seguendo questa rubrica che abbiamo fatto, quindi vittoria rinviata, potete vederla sulle nostre pagine, parliamo anche di Under 14, Under 17, Primavera, con l'editoria Piccolino di Elena e di Armando che parla della squadra successiva. Leggete tutti, è una cosa carina che abbiamo fatto, la novità 2024 del Capriccio. Perfetto. Poi ben relegata, no? Sembra una tesi di laurea, No, anche bene, almeno bene. l'originale, dopo sul digitale potete digitale, trovare sì, sui canali social. A Tutto Sport, YouTube, Ramon, sta andando bene, stiamo crescendo, Sì, no? piacendo. Quindi insomma potete cliccare, iscriviti al canale, grazie al lavoro di Daniele, Alessia, chi c'è dietro le quinte, per condividere con noi. Vittoria rinviata. Triestina. Sì, Cristina. Diciamo che è un momento molto particolare, per certo Giuseppe Marino, assieme a Ciofani e chi c'è dello staff, è riuscito a ridare tranquillità all'ambiente, a una squadra che, è inutile negarlo, era totalmente disorientata da un punto di vista tattico. I 2 punti conquistati potevano tranquillamente essere 4 o 6, forse avremmo meritato addirittura di averne 4 o 6, perché a Trento ci hanno raggiunto al 90esimo dopo aver mancato il 2-0. Contro la Provercelli abbiamo subito gol su calcio piazzato alla seconda occasione della Sì. partita, ma la partita l'ha fatta la Triestina. La cosa più bella, la reazione dopo il gol subito, perché in questo contesto prendere quel gol di Comi all'incrocio poteva essere pericoloso. La squadra nel giro di 5 minuti ha reagito. Poi ci sono dei limiti strutturali incredibili, Sì. manca l'attaccante, la difesa è oggettivamente debole, sono tutti rotti, abbiamo un'infermeria piena, in panchina anzi tra gli indisponibili avevamo una seconda squadra, però la squadra ha cuore, la squadra è stata applaudita nelle ultime 2 partite perché si è percepito, il pubblico ha percepito che questa squadra ha qualcosa, ha un'anima che è indubbiamente merito del nuovo tecnico. Sarà lui ancora avanti? Non lo sappiamo. Michele, appuntamento alla prossima settimana per questo. Non lo sappiamo, ma ci speriamo, perché sinceramente al momento di oggi Marino sicuramente rimarrà anche per la prossima partita, perché no? A questo punto chiedo perché no? Anche senza andare a trovare, diciamo, rientri o nuovi allenatori, perché no? Sì. Sinceramente ho parlato con tanti tifosi in questi giorni e sono usciti dallo stadio vedendo i ragazzi, come diceva Guido, che hanno dato tutto. E questo a Trieste è sempre stato applaudito. Secondo te, che puoi dire della partita? Ma, allora,
non sta girando tutto quanto bene, nel senso che stiamo prendendo gol, Eurogol. Anche il gol che abbiamo subito sabato, sinceramente, con un difensore che era là sul palo, tira di testa, va proprio all'incrocio, non ci gira proprio benissimo, come diceva Guido. Gira ma qualcos'altro, dai, Sì, diciamo. gira. Dopodiché, sicuramente col lavoro che sta svolgendo Marino e staff, secondo me ho visto una squadra con ruoli giusti, come abbiamo detto l'altra volta, una squadra che sta trovando le proprie motivazioni per cercare di venire fuori da questa palude, perché è una palude. Claro, tu pensieri, secondo me, la mancanza di più volume di attacco. In questo momento la Triestina ve che può avere alguna soluzione con lo che abbiamo en la squadra. È dura perché Krollis è fuori causa, Vertainen non sappiamo in quale condizione fisica sia dopo la brutta storta che ha preso la caviglia. E se rientrerà, di quello che so dalle informazioni, probabilmente Non da questa. non so, forse probabilmente ci sarà, però ieri ha fatto gli esami, quindi diciamo vediamo cosa che risulterà. Per certo è un brutto momento, sì, perché se non ci fosse Vertainen bisogna inventarsi Attis in attacco, Cario, avanzare la Zrak, non lo so, ma bisognerebbe realmente inventarsi qualcosa o addirittura ricorrere a un giocatore della primavera. Abbiamo questo Samba di cui si parla un gran bene, ci sono giocatori offensivi come Arrivato un difensore, no, è arrivato Bianconi, è arrivato un difensore di qualità per la Serie C, se starà bene in coppia con Frare è una bellissima coppia di centrali, tutto sta a vedere come sono in condizione, perché davvero un'infermeria così piena io non me la ricordo, quindi vuol dire che al di là di qualche problema regresso c'è un problema di preparazione oggettivo. En quanto al calcio que practica la Triestina hoy, ya con Marino, se ve, se ha visto alguna cosa positiva, meglio che... Già a Trento la squadra palla a terra ha fatto delle belle cose, le ha fatte anche con la Pro Vercelli, poi chiaramente come dicevi tu manca il terminale offensivo, riferimento. La giocata è che finirla, no? Chi finalizza? Questo sarà un grosso problema. Anche può essere che non finita in gol, ma è che finire la giocata, no che queda tutto a tre quarti e dopo il rival recupera la palla e viene il... Questo sarà il problema, Ramon, fino a gennaio, in cui il problema della finalizzazione sarà grave e ha segnato Bielefeld, cioè rendiamoci conto che ha segnato Bielefeld, un esterno sinistro che era in area di rigore. A parte che il giorno 14... il caso Olivieri. Dobbiamo ricordare che il giorno 14 ci sarà la sentenza. Esatto. Che potremmo avere lunedì. L'indomani della Barcolana, il 14, sulla carta, perché poi sapete che i rinvii sono sempre dietro l'angolo, il Tribunale Federale Nazionale si esprimerà sul tesseramento o la nullità del tesseramento di Olivieri. Quello potrebbe cambiare. Per i tifosi, se piacere o no il calcio che si sta praticando, ma la Triestina ha bisogno di risultati in questo momento. Sì, perché siamo lontani a lo che si appuntava prima. Esatto. E ora siamo vedendo così, no? Vicini a dove non si puntava prima. Diciamo che Marino può essere il nostro Gentilini. Esatto, la situazione è questa, con una squadra che salvarci esatto. Adesso è salvarci, dopo arrivare a gennaio in una situazione non compromessa, uscire magari dalla zona play-out, cioè arrivare in una situazione i famosi 20-25 punti che poi nel girone di ritorno puoi migliorare, però bisogna farlo intanto e non sarà facile, ma massima fiducia, ma la stima che ho personale anche per Giuseppe Marino, se sarà lui a continuare, secondo me si potrà fare. Questo fine settimana a Milano. Magari a Milano, nel senso a Sesto Giovanni, che è un po' più inquietante. Però la zona di Milano, esatto, zona di Milano, ci saranno anche i tifosi, ci saranno anche il nostro club è presente. La partita contro l'Elcione Milano è una squadra neopromossa che viene dalla D, ma giocano molto bene. Io ho visto le partite, alcune dell'Elcione Milano, hanno 13 punti, hanno 3, sono in alto, sono quinti sesti, hanno 3 vittorie consecutive, giocano bene, quelle che hanno perso le hanno perse di poco, con Padova, con Vicenza, quindi grande attenzione, sono molto organizzati. Sarà una partita difficile, dove questa volta, devo dire la verità,
bisognerà stare molto attenti ai loro cambi di ritmo, perché sono molto bravi anche a trovare i momenti giusti della partita nel Lecce Milano. Questa è un po' l'analisi che mi sono fatto guardando le loro O partite. sea que no es una partida fácil, ma No. hay que La Triestina. enfrentarla con tutto l'ottimismo. Dobbiamo tenere duro ancora un po', che rientri D'Urso, che rientri Kroes, che abbiamo il Vertainen che sia al 100%, e secondo me a quel punto là 3 partite secondo me dovremmo un attimino stringere i denti per prendere più punti possibile, ecco. Sì. Anche perché poi arriverà Padova, Vicenza, arriveranno, cioè, no? Partiamo da obiettivo salvezza a questo punto. Secondo me togliamo via tutto, resettiamo tutto, dobbiamo, soprattutto noi tifosi, dobbiamo sostenere la squadra, obiettivo salvezza, come abbiamo fatto 2 anni or sono, che senza una proprietà, con un mister Gentilini che è riuscito a trovare, diciamo, insieme ai ragazzi, punticino per punticino, fino a che ci ha portato alla salvezza. La differenza fra 2 anni fa è questa, che fa anche rabbia, diciamo, perché che abbiamo una società che ha speso tanto, no? Più anche di quella perché è questo anche il discorso, no? Sì. Abbiamo speso tanto, abbiamo una signora società, e trovarci in queste condizioni anche no. Ecco, questo è il rammarico, però chi non lavora non sbaglia, e quindi adesso, prima di finire, ricordo il gol del sabato, bello gol, no? Molto bello. Sì, un bel gol procurato da un'azione di Correia, che ha deciso di mettersi in proprio, no? A un certo momento si dice questo slalom, e ha messo una bella palla dentro, ha visto lo spazio per Bielefeld. Più bello ancora del gol il movimento di Bielefeld, che si è voltato, quindi adesso veramente speriamo sabato con la Lecce Milano di portare a casa punti. Permettimi, Ramon, iscrivetevi a Tutto Sport, anche perché abbiamo oltre alla nostra trasmissione, una sezione, abbiamo aperto sostanzialmente una serie di interviste speciali a grandi protagonisti. Questa settimana, se guardate tra le altre nelle playlist, nelle altre finestrelle, avete l'intervista ad Alessio De Luca, quindi parliamo di judo, bronzo ai mondiali, argento agli europei, numero 1 nel ranking juniores nel numero 1 al mondo, è diventato un atleta triestino del 2004. Questo per dire che avremo tante altre interviste speciali che su questa piattaforma avranno spazio, grazie alla disponibilità di Michele, grazie all'idea tua, perché poi l'idea di fare qualcosa. Questa settimana hai fatto 3, no? Ho perso il conto come le puntate. 3 interviste, sì, ne abbiamo fatte tante. Lavorando, lavoratori. C'era un film con Alberto Sordi. È stata bella questa puntata, come speriamo di tenervi sempre compagnia. Ok. Ci sentiamo alla prossima. Ci sentiamo. Vai. Ciao. No, sì. Le ultime Andiamo via. Grazie a tutti porque nos están acompañando y eso nos da ottimismo. Sempre ottimismo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.